Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, la Citroën Due Cavalli Charleston, uscita numero 65, edizione De Agostini, in scala 1:8. Andiamo subito a vedere cosa è contenuto all'interno del fascicolo e le varie fasi di montaggio. Chi avesse piacere di guardare le immagini, quindi i contenuti, e anche poterne leggere le scritture, andate a vedere il video unboxing dove ho dedicato più tempo proprio per queste ragioni. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, doverosamente e volutamente vi ringrazio, grazie a tutti quelli che mi visualizzano, perché continuate a dare vita al canale. Grazie ragazzi. Per quelli che mi guardano ma non si sono ancora iscritti, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. Infine, se ci fosse qualcuno che avesse il piacere di farsi montare il modello da me, mi contatti privatamente. Grazie. Andremo ad assemblare la batteria, a fissarla sulla parte anteriore della carrozzeria, o meglio del telaio, ecco, la paratia anteriore della macchina, e andremo a fissare questo contro sempre la paratia dell'auto, che è il morsetto positivo, perché vedo che abbiamo il colore rosso, quindi è il più. Allora, stavo guardando una cosa. Questo è il regolatore di tensione che adesso andremo ad assemblare sulla batteria. Vi chiedo scusa per le mie dita, ho fatto i primi video, se mi avete seguito, con i guanti, poi non ce l'ho fatta lavorare, sono un po' rovinate, un po' spaccate, vi chiedo scusa dal freddo e probabilmente mi hanno detto dalle difese immunitarie basse. Ecco, quindi vi chiedo scusa, ragazzi, non sono mani da presentare, ma queste ho adesso. Allora, dicevo, questo è il regolatore di tensione. Andremo a lavorare sulla parte grande della carrozzeria. Un attimo, Ok, bene. Io mi sono già portato avanti per evitare di fare video ulteriormente più lunghi del solito. All'interno troviamo due serie di viti, una NP e una MP, tutte e due contraddistinte dal colore azzurro e con una lettera finale P di plastica, quindi vanno evitate nella plastica, e sconsiglio assolutamente l'uso di qualsiasi tipo di lubrificante, evitatele a secco. Vi volevo far vedere, per coloro i quali non hanno visto il video unboxing, un primo piano della batteria con tutte le sue scritte. Guardate che meraviglia. Ecco qua. C'è scritto tutto, come in quella vera. Fate caso, qui abbiamo anche i tiranti, quelli che nella macchina reale vengono messi con i dadi da 10, vedete il filetto qui, per tenere bloccata la batteria nella sua sede. Bellissimo. Allora, io ho preso vi dico subito 3 viti NP e sono andato ad avvitarmele qui.
cercando di dare più luce all'immagine. Ecco, 1, 2, 3. Ok? Poi ho preso la vite più piccola di queste due serie di viti, la MP, e sono andato ad avvitarmela qui. Attenzione però, quando andrete a fare questa operazione non tenete assolutamente il cavo in mano, ma tenete molto forte questa parte cilindrica in plastica e andate ad avvitare la vite. Questo vi aiuterà sicuramente poi quando andrete a montare il pezzo alla fine, vedete? Ok, a questo punto andiamo a rimuovere le viti che abbiamo messo qui, che vi ricordo che sono le NP. Alla fine poi di questa sessione di montaggio prenderò tutto quello che ho montato fino al numero 65 e poi ci salutiamo. Restate con me ragazzi. Dove volete andare? E non mi mandate avanti il video veloce, perché poi mi saltate delle parti e mi fate domande, le cui risposte sono contenute nel pezzo di video che avete mandato avanti veloce. È vero o no? Allora, guardate, prendiamo questo regolatore e lo inseriamo così, qui. Prendiamo la vite che abbiamo appena svitato e lo fermiamo. Vedete? Se vi create il filetto prima, cosa succede? Che la vite scorre benissimo e quando vedete che incontra resistenze è perché è già arrivata contro il pezzo di plastica. Facendo questo voi non rischierete mai di rompere la parte di plastica forata, altrimenti vi può succedere. Ecco come si presenterà il modello una volta montato questo, la batteria. Poi prendiamo questa parte qui, la inseriamo nell'unica posizione possibile, questa, e andiamo a montarla qui. Così la facciamo entrare, questa parte qui che sporge la facciamo entrare qua dentro. Ecco qua. Guardate che deve entrarvi bene, eh? Dovete vedere la parte sotto qua. Vi faccio vedere, eccola lì. Allora ragazzi, un attimo solo che prendo un panno perché è liscio il cubo box, ma non voglio che la vernice possa subire qualche danno, eh? Un attimo. Eccoci qua. Vedete? La parte di plastica dovete vederla perfettamente a filo con questa di metallo bordeaux, mi raccomando. Dopodiché prendete le due viti NP e bloccate la batteria alla parte anteriore della carrozzeria. Non stringete tutto subito, ricordatevelo, non stringete mai tutto subito. Adesso posso stringere, senza esagerare, non serve. Controlliamo.
La batteria si presenta così. Adesso non mi rimane che inserire questa qui. Vado a rimuovere la vite MP messa precedentemente, eccola qui, do un'occhiata solo alle istruzioni, perfetto, proprio così. Ok. Se vi create il filetto prima, anche qui andrete molto meglio a lavorare. E andiamo ad avvitarla qui. Allora, in questo caso vi dico che anche se mi sono creato il filetto, questo tende lo stesso a muoversi, ma sinceramente ragazzi, io lo lascio così. Importante che non mi esca e non esce, perché se io insisto ad avvitare, rischio di spezzare la vite dentro. C'è un metodo, è quello di scaldare con l'accendino, quindi con una fiamma, la vite, renderla calda e poi avvitare fino in fondo, lasciarla raffreddare e svitare, ma non ha senso perché va benissimo così, vedete? Non mi fa alcun difetto. L'unica cosa, penso che questo vada posizionato così, vediamo se ho ragione. Qua non ce lo fa vedere, però chissà se va messo così questo, che è più carino. Boh, lasciamolo così, poi vediamo. Bene, adesso prima di salutarci, prendo tutto che abbiamo montato, come vi ho anticipato prima. Sì, a volte mi scappa il plurale, perché come vi ho detto, per me questo canale è di tutte le persone che contribuiscono a dare vita ogni giorno. Grazie ancora ragazzi. Allora, facciamo così. Senza mettere pausa al video, facciamo così. Che bellezza. Chissà se riesco a fare una cosa. Mancano ancora pezzi, lo so. Volevo però provare a pesarla. Vediamo se ce la facciamo. Vediamo, Allora. Devo andare oltre la marmitta, altrimenti la danneggio. Ecco qua. Poi abbiamo anche, ne mancano ancora di pezzi, mancano le 4 portiere, il portellone dietro, il cofano anteriore. Che andrà più o meno così. Un po' più in su, vabbè. Però già con questo vediamo se riesco ad appoggiarlo senza che si rovini nulla.
non voglio danneggiare il modello per nessuna ragione. Così sì. Così va bene. Siamo a 3 kg e 164 grammi. Beh, ci metto ancora la portiera appoggiata qua, sempre delicatamente. Ecco qua, guardate ragazzi, per adesso siamo a 3292 grammi, quasi 3,3 kg, che per i nostri amici stranieri che mi guardano, grazie, e che hanno l'unità di peso differente dalla nostra, questo è il peso. Bene, adesso con calma mi tolgo tutto, così non vi faccio perdere ulteriore tempo, ma mi auguro che voi non ne abbiate perso alcun tempo. No, ma quanto è brutta questa immagine, mi sembra una demolizione. No, no, no. Via questo. Via questo. Ok. E via anche questo. Non si poteva vedere lì. Con i pezzi dentro, no, dai. Ok. Vi volevo far vedere anche le ultime due cose che sono sempre state montate fino ovviamente a questo numero, il 65. Il paraurto, bellissimo. Questi che sono i tubi dei convogliatori dell'aria, poi andranno inseriti qui. Il cruscotto con il tachimetro e il vetrino sopra di protezione, guardate che chicca, con il bordino in rilievo argentato, la chiave con la parte finale in metallo, grazie alla quale consentirà, una volta inserita, senza assolutamente girarla, solo per inserimento, mi raccomando, appunto consentirà il contatto tra questi due fili che all'interno sono interrotti e simulerà, grazie poi a un altoparlante che verrà posizionato qui dalla parte interna, vedete questi fori all'interno, consentirà la riproduzione dell'accensione del motore e dell'accelerazione. Bellissimo, cosa devo dirvi più di questo? Sono veramente contento. Va bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, un saluto a voi, a tutti i vostri cari più cari. Michele vi saluta, grazie di continuare a dar vita al mio canale. Mi raccomando, per quelli che hanno poca memoria, c'è qui Michele a ricordarvelo. Sempre che ne abbiate piacere, iscrivetevi al canale e attivate la campanella ragazzi. E se qualcuno volesse anche iscriversi sui miei gruppi Facebook, mi iscriva in privato che le do il link, gli do il link volentieri. Non ci sono tanti iscritti perché io non sono bravo a stare dietro ai gruppi, però mi è piaciuto farli, uno per ogni modello che ho costruito. Ciao ragazzi, grazie a tutti.